Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi voglio portarvi in giardino e qui nella zona delle piante, diciamo un po' meno rustiche, per fare un giro, vedere un po' di fiori, un po' di piante in sviluppo, perché arriveranno 3-4 giorni di piogge, anche abbastanza intense, e quindi volevo cogliere l'occasione per potervi farvi vedere dei fiori, perché so che sicuramente qualcosa verrà rovinato da queste piogge. In primavera è sempre così, è tutto bellissimo, però bisogna aspettarsi sempre un qualcosa che riesce a rovinare i fiori proprio nel momento in cui si stanno aprendo e sono nella piena apertura e sviluppo. Comunque muoviamoci qui un pochettino in questa parte qui del gazebo, dove coltivo le piante carnivore o le piante insettivore. Drosera binata, Drosera capensis. Magari adesso poi mi avvicino anche un pochettino con la telecamerina. Volevo farvi vedere anche l'unico fiore della Cattleya mossie, che quest'anno finalmente è fiorito, ha cominciato a svilupparsi verso fine inverno in casa, e adesso è riuscito ad aprirsi. Ve lo faccio vedere. Eccolo qui, che è sempre un fiore di una bellezza spettacolare. Questa è una divisione della mia Cattleya mossie che avevo fatto, alcune divisioni l'ho regalate ad alcuni amici, e questo fiore emana un profumo che è delizioso. Questa è probabilmente la mia Cattleya preferita, tra le Cattleya quella che io preferisco di più. Ora mi avvicino un po' con la telecamerina, così guardiamo alcune piante carnivore. Mi piace parlare dell'argomento delle piante carnivore perché sono tra le mie piante preferite, e poi vi faccio vedere anche un pochettino questa zona disordinata, un po' di semina e di altre cose. Qui potete vedere uno sviluppo abbastanza rigoglioso di Drosera capensis, una drosera molto commercializzata, molto facile da trovare sia nei garden center e negli ultimi anni anche in alcuni discount supermercati. Drosera capensis, sudafricana, con una fioritura molto abbondante. Il rischio nella coltivazione della Drosera capensis è quella che quando arriva a fioritura comincia a produrre poi i semi, li distribuisce con una facilità incredibile, e quindi rischiamo di trovare poi Drosera capensis dappertutto. Quindi quest'anno ogni sviluppo fiorifero verrà tagliato, proprio perché non voglio diffonderla tra tutte le piante, anche perché molte drosere poi, soprattutto quando sono piccole, tendono a confondersi tra di loro, poi è molto difficile separarle per fare dei vasetti dedicati ad ogni tipo di drosera. Qui ho diviso un pochettino le drosere che io coltivo. Questo è un vasetto di drosera intermedia. Questa è una composizione che ho fatto in questo vaso quadrato con Drosera rotundifolia, e in più stanno fiorendo anche le pogonia, che tendono un pochettino a sdraiarsi, qualcuna è un po' eretta. Comunque non vedo l'ora di vedere le fioriture delle pogonie. Ne ho anche nelle darlintonie, insomma si sono distribuite un po' dappertutto. Questa è una Dionea muscipula, è un clone, Marston clone, un vecchio clone inglese se non erro, con delle trappole abbastanza grandi. Le prime che produce in primavera sono come quelle di una qualunque Dionea, come la Dionea classica. Nel corso poi dello sviluppo tende ad aumentare sempre di più la grandezza delle sue trappole. Drosera filiformis, qui c'è una delle mie drosere preferite, che è la Drosera anglica, anche queste si stanno sviluppando benissimo, e poi c'è una Drosera madagascariensis che ho coltivato in casa in una stanza non riscaldata. Ha patito un pochettino, ma adesso si sta di nuovo riprendendo con questa crescita un po' molto in verticale, che io sostengo con questi piccoli rametti di bambù. Molte persone non amano le piante carnivore. Io le adoro perché, nonostante a volte abbiano delle foglie che non sono particolarmente attraenti, soprattutto alcuni tipi di utricularia, ma anche la pinguicula, delle foglie che sono, almeno io le trovo molto affascinanti. A qualcuno non piace, però guardate le fioriture delle pinguicule. Questa è una pinguicula primuliflora rose, guardate che fiori pieni, che delicatezza, che contrasto tra il suo essere una pianta carnivora e la delicatezza proprio dei suoi fiori, come se fosse una pianta innocente, una pianta veramente tranquilla, e invece no, perché è una pianta carnivora, una pianta che cattura degli insetti.
tra le piante carnivore che io adoro di più c'è un ibrido che ho fatto 2 anni fa, un incrocio tra Drosera anglica e Drosera rotundifolia. È un ibrido naturale, e questo ibrido possiamo trovarlo nelle torbiere in natura. Drosera obovata, guardate la bellezza delle sue trappole e soprattutto guardate in paragone col mio dito la grandezza delle sue trappole. Una Drosera che io trovo spettacolare, qualcosa di incredibile. Voglio provare a ibridare ancora la Drosera anglica con la rotundifolia per ottenere ancora qualche vasetto di questa spettacolare Drosera. Questa è una Drosera capillaris. E in più qui c'è un esperimento, ho provato a mettere Utricularia reniformis in pomice. Vediamo se si sviluppa. Ogni tanto scavo con le dita per vedere se i rizomi sono ancora sani e sono completamente verdi, pieni di acqua, proprio ben idratati. Quindi da un momento all'altro potrei vedere lo sviluppo poi delle foglie. Vediamo cosa succede. Un piccolo esperimento che ho fatto perché di Utricularia reniformis ormai ne ho veramente tantissima, sparsa un po' dappertutto. Uno sviluppo rigoglioso di Pogonia, questa orchidea di ambienti umidi. Grazie Luca per avermela regalata, si è distribuita anche lei nei vasi delle piante carnivore. Quest'anno finalmente sta andando pian piano in fioritura, poi la vedremo in un video d'appuntamento in giardino. In più qua dentro cresce anche una Darlingtonia californica, come anche in questo vaso, in questo, in questo e in questo. Darlingtonia californica, una pianta del nord della California e dell'Oregon, rusticissima, sopporta temperature molto molto basse. Quello che non sopporta sono le temperature molto molto alte e quindi in estate bisogna assolutamente proteggerla dalle alte temperature. Gradisce nel terriccio una temperatura sempre fresca, le radici devono rimanere sempre fresche, in questo modo si garantisce la sopravvivenza della coltivazione di questa pianta nelle nostre collezioni. Qui si sta anche sviluppando, sono delle divisioni. Questa ha già prodotto una trappola adulta. Questa è una pianta che quando cresce in primavera tende a produrre il primo ascidio, la prima trappola, molto grande. Tutte le altre sono un pochettino più piccole. Credo che quella molto grande sarà questa, perché quella è un pochettino più alta rispetto alle altre. Questo invece è un contenitore di plastica che ho acquistato per mettere all'interno la Nepenthes veici, questa Nepenthes del Borneo, con delle foglie un po' pelosine, veramente affascinante. Una pianta che sale su negli alberi pian piano per qualche metro, per diversi metri, può diventare veramente alta, credo anche 6 metri, 7 metri, e abbraccia gli alberi con le sue foglie. Ho creato gli ho dato questo posto alla Nepenthes veici perché voglio dargli molta umidità quest'anno per poter vedere finalmente qualche trappola, perché non è molto facile da coltivare. Ho preso questo contenitore che si può aprire, ho inserito dell'acqua proprio per creare umidità e poi quando lo chiudo lascio delle aperture. In più ho fatto anche dei fori lateralmente per permettere all'aria all'interno di poter circolare, altrimenti diventa un forno. Non è esposto al sole, prende solo qualche raggio di sole al mattino, almeno così sarà per questa pianta finché rimane in questo contenitore. Quando arriverà l'estate, quando arriverà il periodo più caldo, tirerò fuori questa Nepenthes, la nebulizzo magari più volte al giorno quando ho il tempo, perché altrimenti qua dentro il suo sviluppo sarebbe un po' in pericolo. Quindi per adesso la tengo qui, così sarà protetta più che altro dalle temperature troppo fresche magari durante la notte e anche da eventuali attacchi di lumache, perché qui le lumache girano, che è un piacere. Quest'anno mi sono dato un po' anche alle semine, come tutti gli anni, qualche pianta l'ho già portata in orto. Qui stanno crescendo dei meloni retati, quello degli ortolani. Qui ho seminato dei cetrioli piccoli parigini, sono quelli che rimangono molto piccoli, sono dolcissimi. Il prezzemolo, che non va interrato, va appoggiato nella terra e poi tenuto sempre abbastanza umido in modo che possa germogliare. Ho seminato anche della malva regina e qui purtroppo però la zucca serpente di Sicilia non è nata una malva regina. Penso che anche qui i semi non erano molto, erano in scadenza, quindi devo ricomprare la busta e riseminarla. Qui invece ho seminato la zucca spaghetti, che io adoro, ne avevo vista anche in video di appuntamenti in giardino.
zucca spaghetti che tra credo una settimana poi pian piano porterò in orto. Ha già prodotto le sue prime foglie, dopo quelle là che crea subito dopo essere germogliata dal seme, ha già prodotto la sua prima foglia, tra un po' sarà pronta da portare poi in orto. Quest'anno la novità, ecco, ho provato a seminare anche il ricino, eccolo qui con 3 piantine, anche lui andrà molto presto in giardino, perché ho notato che le semine fatte, io semino sul terriccio universale, compro un sacco e poi semino nel terriccio universale, lo sviluppo non è mai molto bello dei semi, nel senso che non crescono mai benissimo, mi sembrano sempre un pochettino sofferenti. Credo che la cosa migliore sarebbe seminare direttamente in orto, perché lì è tutto, ci sono tutti gli elementi necessari e molto spesso i terricci universali che acquistiamo non sono di buona qualità e quindi non permettono un buon sviluppo. Io ho inserito anche all'interno della vermiculite per permettere un buon sviluppo anche al seme quando crea la prima radichetta, però vedo che seminare nei terricci universali non sempre è una buona idea. Comunque queste piante finiranno molto presto nel mio orticello. Finalmente quest'anno, dopo un bel po' di tempo, i garofani stanno ricominciando a produrre tantissimi fiori. Sono molto contento perché l'anno scorso avevo un po' trascurato per via di molti problemi il giardino e le mie piante e quindi non ho ottenuto tantissimi fiori. Quest'anno sto seguendo un po' tutto e guardate i garofani quanti fiori stanno facendo. Qui ci sarà un profumo incredibile, il fiore del garofano crea un profumo che a me piace tantissimo perché è quel profumo che si sente all'interno dei negozi di fiori, dai fiorai. Quando entriamo c'è questo odore che ci invade ed è un odore che io vorrei a casa mia. E quindi penso che porterò questi fiori in casa proprio per permettere alla mia casa di essere profumata di fiori. Questo è un geranio che mi ha regalato la mia amica Anna, che ringrazio. Anna, grazie, perché è bellissimo con questi piccolissimi fiori violetti e soprattutto alle foglie che hanno questo odore di limone che mi piace tantissimo. Ho già sistemato fuori al di sotto del glicine, come ogni anno, le tillandsie che sono rimaste in collezione, perché purtroppo quest'anno col gelo ne ho perse parecchie, quindi per adesso tengo queste perché ho veramente tantissime piante, troppe, e quindi vedo che faccio anche fatica abbastanza a seguirle tutte e quindi mi spiace quando poi perdo una pianta perché mi sono dimenticata di lei e allora ho deciso di cercare di tenermi un pochettino con acquisto di piante eccetera, più che altro voglio concentrarmi con l'acquisto di piante da orto o magari da giardino perché sono un pochettino più resistenti, tillandsie, piante carnivore, orchidee, piante d'appartamento, philodendron, tutte queste piante sono piante che richiedono molte cure e quindi bisogna stare tanto dietro le piante. Tengo queste, credo che non acquisterò più piante d'appartamento, non seminerò più piante che hanno bisogno di troppe attenzioni perché altrimenti tutto diventa quasi un lavoro e quando una passione poi tende a diventare un lavoro perde di bellezza, perde di buone sensazioni perché diventa un impegno e allora bisogna cercare di far rimanere sempre la passione come un qualcosa di bello, anche permettendoci di darci dei limiti perché così si cura tutto in maniera più omogenea e le piante stanno anche bene. Ricordiamoci che abbiamo a che fare con degli esseri viventi, le piante non sono degli elementi di arredo, semplicemente elementi di arredo, è un qualcosa che deve solo stupirci nel momento della fioritura. Sono esseri viventi che vanno seguiti e soffrono, perché lo vedo che le piante soffrono quando non sono seguite bene. Comunque sotto questo gazebo, anche qui un gazebo fatto col bambù, dove ho fatto crescere questo glicine che ormai è quasi al termine della sua fioritura, qua sotto era tutto viola, uno spettacolo, ho sistemato le tillandsie, ho sistemato qui anche la mia crassula che ho potato per dargli un pochettino una forma un po' a bonsai, voglio farla crescere un po' tipo bonsai, eliminando tutto ciò che è fuori posto, dandogli proprio questa forma ad alberello. Un bonsai molto semplice da realizzare e anche poco costoso. In più ho appeso, appunto, dicevo, tillandsie, il mio Angraecum di Vieri, che quest'anno spero che arrivi di nuovo in fioritura, e altre 2 piccole orchidee epifite in questa grossa canna di bambù che sostiene questa struttura.
Eccoci all'entrata del mio giardino, dove la prima cosa che si vede sono i fiori di questo iris che io dimentico sempre il nome, di cui dimentico sempre il nome, ed è un iris che io ho chiamato iris indiano, perché i suoi colori, che vanno dal porpora a una leggera sfumatura di violetto, con questa barba gialla, mi riporta sempre, quando lo guardo, un pochettino alle immagini che io vedo dell'India, e quindi per me è un iris, è l'iris indiano qui nel mio giardino, che dà questa nota un po' esotica, un po' indiana. Un iris che può arrivare anche a 70-80 cm di altezza, potete vedere le sue fioriture, e soprattutto un iris robustissimo, quindi sopporta anche delle grandi dimenticanze, ma crea sempre dei grossi cespi con le foglie e una fioritura bellissima in primavera. E racchiude, come dicevo, appunto queste colorazioni: giallo, un rosa un po' antico e petali vellutati di questo porpora bellissimo. È un iris che amo particolarmente, e quello che mi piace anche è il fatto che alcune parti del fiore sembrano quasi cartacee, quindi c'è anche un po' un contrasto con una morbidezza e anche una sensazione di cartaceo delicatissimo, che è dato da questa parte superiore dei fiori. Comunque a volte mi sembra un qualcosa come se si dovesse rompere se la tocco, quindi dei piccoli cristalli colorati nel giardino. Ed eccomi qua davanti a un altro iris che mi ha regalato la mia amica Tiziana, un iris che io definisco nero, all'interno è violetto, lo potete vedere, ha una barba anche molto scura, i fiori prima di aprirsi sono completamente neri, un nero pece, veramente molto ma molto scuro. Quando si aprono si vede che in realtà è un viola molto scuro che arriva quasi al nero, e quella è la caratteristica che ha questo iris che mi piace tanto, nonostante la bellezza e tutto, e la profumazione. Questo è un iris che ha un odore che veramente io lo userei come profumo per uscire, perché è buonissimo, è qualcosa di incredibile. Non so il nome di questo iris, mi piacerebbe saperlo, potete scrivere nei commenti se pensate di sapere un po' il nome, anche se so che è difficilissimo risalire ai nomi di alcune piante, alcuni ibridi, eccetera, perché c'è una gran confusione, soprattutto quando si parla di iris, si parla di rose, insomma non è sempre semplice. Comunque, pianta bellissima qui in giardino che dà quel tocco di nero, un po' inquietante, ma completamente e incredibilmente affascinante. Guardate che bella questa aiuola in cui cresce anche dell'erba, però il tutto dà un aspetto molto naturale. Queste sono piante di damigella damascena che arriveranno in fioritura tra un po' di giorni, credo una settimana e mezza, due. In più crescono queste piante che fanno questi fiori rossi accesi, e la damigella damascena crea questi cuscini che sembrano quasi delle nuvole verdi, e in più qua dentro c'è il grigio di queste piante che potete vedere, colorato dai fiori di quell'iris indiano di cui parlavo prima. Guardate che aspetto molto bello in questo, almeno a me piace, anche se c'è dell'erba che bisognerebbe togliere, mi sembra quasi un qualcosa che di naturale, e che si è creato così perché qui, cosa strana, non sono mai intervenuto particolarmente per paura di rovinare delle piante, quindi ho lasciato crescere un po' di erba, ma il tutto ha preso un aspetto naturale qui in giardino. Stanno arrivando le piogge, adesso c'è un po' di sole, adesso sembra tutto bello, però danno veramente tanta pioggia nei prossimi 2-3 giorni. Quindi ne approfitto per farvi vedere anche questa fioritura di quest'iris bianco che mi ha dato sempre la mia amica Tiziana, e voglio anche farvi vedere che all'interno di questi fiori bianchi bellissimi in questo periodo si nascondono queste cimici, che io chiamo cimici, che distruggono i fiori con una velocità incredibile. Ce ne sono sempre tantissimi, soprattutto nei fiori bianchi del mio giardino. Allora io quello che faccio, guardate qui, quello che fanno è distruggere tutto, quindi cerco di, adesso rovinerò il fiore, ne sono sicuro, di raccoglierle
e poi le porto lontane, le porto via, perché altrimenti passano da un fiore all'altro e distruggono tutto. Adesso io qui sto danneggiando un pochettino il mio fiore, ma tanto questo qui è in sfioritura, va bene così, ed è già stato anche un po' distrutto dalle cimici. Bisogna prenderle, portarle via o eliminarle, perché sono veramente un qualcosa che in giardino creano dei danni incredibili, soprattutto alle prime fioriture di primavera e tante volte a quelle più belle. Questo fiore è un pochettino danneggiato, ma era già stato rosicchiato abbastanza dalle cimici, però ce n'è uno in apertura qui, ce n'è un altro qui, e quindi più avanti continuerò a vedere questi iris, anche loro con un profumo un po' più delicato, ma sempre affascinante. Gli iris sono piante meravigliose, io le amo. Questo invece è un altro iris azzurrino che mi è stato regalato dalla mia amica Eloisa. Eloisa, io ti ringrazio, perché anche questo profumato, un odore molto ma molto buono. Anche lui qui in accostamento con il segnavento, con il gallo e i pulcini. Eccomi qua, all'interno di questo cerchio che si sta colorando di azzurro. È arrivata anche una bellissima luce questa mattina, in questo momento con il sole che presto andrà via, perché vedo arrivare veramente di tutto all'orizzonte. Questa è un'aiuola in cerchio, un cerchio azzurro, però da qualche parte, eccoli lì, stanno fiorendo degli iris un po' più bassi di colore giallo. Qui sono tutti profumati, sia il giallo che l'azzurro di questi iris, quindi è anche un'aiuola con un profumo. All'interno sistemato la rosa bianca, che ho spostato perché era in una zona in ombra, una rosa bianca con dei fiori molto grandi e in più anche delle piante di tagete e crisantemo. Questa in origine doveva essere un'aiuola con le zinnie, quindi molto ma molto colorata. Ma a me i contrasti piacciono, ma non mi piace quando vedo in giardino, anche quando dispongo io determinate piante, troppi colori sistemati tutti insieme. Quello è un effetto un po' arlecchino che io non amo particolarmente, e quindi preferisco suddividere il giardino in zone in cui distribuire un pochettino i colori. Ecco le piante di rododendro che ha sistemato Giorgio qui in giardino in commemorazione di Blue e di Heidi, di questi due animali che ci hanno lasciato, questi due cani che nell'ultimo periodo ci hanno lasciati per vecchiaia, per problemi di età. Lì c'è un rododendro bellissimo con questi colori violetti, rosa acceso, anche leggermente violetto, e questo invece con questi fiori bianchi puntinati di rosso, che a me piace particolarmente perché sembrano quasi delle stoffe. È molto molto bello. Qua cresce anche una bellissima ortica che bisognerà poi andare ad eliminare. Lì alcuni fiori sono un pochettino sfioriti e rovinati, perché penso che anche qui siano arrivate quelle cimici che hanno danneggiato subito. Quando ci sono fiori bianchi in giardino arrivano subito a distruggere. In più c'è una terza pianta lì che deve ancora fiorire, non so il colore di quel rododendro, comunque lo scopriremo poi in fioritura. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e non potevo chiudere il video senza farvi vedere anche quest'anno la bellissima e incredibile fioritura di questo glicine bianco, Wisteria sinensis longissima. Dovrebbe essere questo il nome di questo glicine, con queste fioriture a cascata molto lunghe che si stanno aprendo, sono bianche e all'interno c'è un piccolo puntino violetto. Quest'anno, l'ho detto, lo ripeto sempre, il viola è il colore del mio giardino, c'è viola dappertutto. Quando poi è in accostamento col bianco è qualcosa di favoloso. Guardate la fioritura di questo glicine, guardate quanti fiori, quanto profumo. Sembra di essere in una giungla esotica, assolutamente non pericolosa, perché il bianco dà sempre questo senso un po' di pace, quindi questo potrebbe essere un angolo esotico. Le giungle sappiamo che sono ambienti che sono molto pericolosi, ma qui mi sembra veramente di essere all'interno di una giungla, però in cui posso stare in pace, perché il bianco mi regala proprio questa sensazione. Dai, ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ricordo che c'è un video sulla potatura del glicine che è fatto in un certo modo. Come ho spiegato, si può ottenere comunque una buona fioritura e un qualcosa che ci dà proprio un senso di soddisfazione, di pace, di armonia e di bellezza.
Ciao a tutti e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao, ciao ciao.